Facciamo un ricettone spettacolare, arance caramellate, una roba, se poi avete in giro del gelato, ma lo vediamo dopo. Padella bella spessa, in ghisa, in acciaio, quello che volete, ma spessa, un cucchiaio di zucchero per ogni arancia. Fuoco medio, dobbiamo fare dello zucchero caramellato. Per fare lo zucchero caramellato non serve metterci niente, acqua, limone, burro, niente. Perché il burro si brucia a temperatura inferiore allo zucchero, se è lo zucchero scuro, quindi non mettetelo, a meno che non sia chiarificato. Lasciamolo andare a fuoco lento, molto lento, perché abbiamo tutto il tempo per fare le arance, non bisogna metterci niente, lui si scioglie da solo, non toccatelo, non guardatelo neanche. Arance misura media, quelle con la buccia sottile. Se non avete il coltello per agrumi, va bene il coltello della bistecca, l'importante è che l'arancia sia ben ferma e con la buccia sottile. E tagliamo. Lasciate il bianco sotto e sulla pelle meno bianco possibile. Tolta la buccia, mi raccomando, la scelta delle arance, che siano, non so, le tarocco, comunque buccia sottile, belle succose. Adesso tiriamo via anche la parte bianca, quindi tagliamo un po' di più. Quindi io ho tolto prima la buccina per comodità, ma fate come volete, anche lo zucchero, potete prima preparare tutte le arance e poi preparate lo zucchero, così non dovete correre. E poi le tagliamo a metà. Vedete che belle che sono queste arance, non hanno neanche i semi, o se li hanno ne hanno davvero pochi. Le bucce con poco bianco le teniamo da una parte, le bucce invece con tanto bianco le scarteremo. Tagliamo un'arancia a testa, fatele abbondanti perché guardate che vi si mangiano anche a voi quando le mettete a tavola queste. Oppure, se preferite, fate tutta la buccia grossa fin da subito, solo che dopo dovete... è un casino perché dovete... Come fate? Vedete, è un problema, bisogna tirare via il bianco, mentre invece facendo la doppia pelatura come ho fatto io, questo qui viene via subito. Ho pulito 5 arance e utilizzeremo allora la buccia di 2 arance. Tagliate molto sottili le bucce dell'arancia. Vedete, io non l'ho toccato, adesso è ora di toccarlo. Iniziamo a muoverlo un po', però senza aggiungere nulla, mi raccomando. Ecco, come vedete al centro si è sciolto, sta diventando color marrone, non dovete farlo diventare troppo scuro, in giro c'è ancora qualche pezzo di zucchero ma non fa nulla. Adesso ci mettiamo dentro le arance. C'è attenzione, il caramello è caldo, le arance sono fredde e contengono acqua, perciò indietro la faccia e usate una pinza, non andate dentro con le mani dentro qua perché sennò ve lo ricordate per un po'. Quando scegliete la pentola fatevi un attimo bene le misure, perché se poi non ci stanno, perché le arance devono stare distese. Quindi scegliete una padella, non deve essere né troppo grande né troppo piccola, deve essere giusta. Quando ci mettete le arance raffredderanno il caramello che tenderà a solidificare, soprattutto nei bordi, diventeranno un po' così, un po' come una caramella. Ecco, cercate di tirarlo un po' verso il centro, di muovere un po' la padella e distribuire il calore. Cannella, pezzettino di cannella, naturalmente a piacere. Chiodo di garofano, ne mettete dentro 2 o 3, non di più, a piacere. Se li volete li mettete, se non volete non li mettete. Si vede il chiodo di garofano? Allora, la cannella, 2 pezzettini e numero 3 chiodi di garofano. Naturalmente se vi piacciono, sono facoltativi. È passato un minuto da quando ho iniziato, ci metto anche del rum, va bene il Cointreau, il Grand Marnier, quello che volete, e poi li giriamo. Dopo un minuto che cuociono il caramello, le tirate fuori e le mettete in un piatto. Mettiamo dentro le bucce in quello che resta della pentola. Aggiungiamo pochissima acqua, ma giusto un cucchiaio. Le bucce devono cuocere in 3-4 minuti, in questi 4 minuti dovete sciogliere tutti i pezzi di zucchero che ci sono in giro, muovendo con un mestolino, un cucchiaio, quello che avete. Quando vedete le bollicine così lucide vuol dire che sta tornando caramello un'altra volta e quindi sono pronti. Mettiamo le buccine sopra le arance. Se avete una pallina di gelato gliela mettete sopra appena prima di servire, si possono mangiare tiepide, si possono mangiare fredde. E per ultimo il sughetto, guarda Beatrice, guarda che roba.
Però non mettetele in bocca adesso, aspettate perché lo zucchero scotta. Ci fanno sbucciate le arance, mica metti dentro le arance così come si fuori. Dai, iniziamo. Così. Coltello a sega, se non avete quello per agrumi, potevi andare avanti. tipo che preferite, via il culo, tac, si può dire culo. E mi raccomando, è importante questa cosa del caramello, fuoco lento, proprio tranquillo, perché tanto dobbiamo fare le arance e non dovete avere fretta con lo zucchero, lo lasciamo lì, che lui piano piano non metteteci il burro come vi dicevo, perché il burro dopo 160 gradi, burro normale, dopo 160 gradi brucia raggiunge il punto fumo, mentre invece lo zucchero tira a 170 tranquillamente, pippone. Mi sono persa. Ok, sì. Allora, ma adesso mi viene da ridere. Spegni un attimo, spegni.